Ciao a tutti da Sergio all'anagrafe, SergioNet sulla PS. Eccoci ancora una volta ad un'altra Porsche, questa volta suggeritami dall'amico Johnny, che saluto. Hi Johnny, un fantastico chitarrista. Andate pure a vedere il suo sito e ne vedrete delle belle. Comunque, torniamo alla nostra Porsche, la Porsche 964, che si differenzia dalla 911 perché aveva un cambio automatico e in più perché aveva la possibilità di avere la trazione integrale, appunto. Ora, il numerale di quest'auto era la 911 Carrera 2 o 4, a seconda della trazione poteva essere integrale o posteriore, una poteva scegliere. Poi nel 92 nasce la versione RS di questa Porsche, che era la versione ultraleggera alla console a trazione posteriore. Ora, era anche detta versione minimalista perché avevano levato di tutto di più dall'abitacolo, era condizionata, vesti elettrici, avevano abbassato di 155 kg il peso totale della vettura. Ora, detto tutto questo, andiamo a vedere dove acquistarla. Infatti, come vedete, nelle auto usate, eccola qua, la nostra 911 Carrera, che il nostro amico Andy dice che appunto è un'auto piuttosto importante, ha trionfato nella Carrera Cup, varie cose importanti, però insomma sostanzialmente è una bella auto che ne vale la pena. Forse non eccezionale in velocità, ma senza rivale effettivamente, come dice lui, per quanto riguarda curve e tutto. Ora lo vedrete anche nella gara di Tokyo perché sarà proprio una delle caratteristiche fondamentali che ha quest'auto. Costa 220, 220.700 crediti e si può acquistare, dai, può andare, come prezzo ci si può stare. Un paio si possono anche comprare. Allora, in GT Auto vediamo cosa c'è da fare. Si parte con allargare la carrozzeria, allarghiamo la carrozzeria e la rendiamo un pochino più larga. Ok, passiamo al successivo, alla personalizzazione dell'auto e qui facciamo diverse cosine. Partiamo come sempre facciamo dalle ruote, le ruote le portiamo, prendiamo un cerchio in lega qualsiasi di vostro piacimento, la portiamo a 18 pollici, largo, nella larghezza appunto, e l'eccentricità larga. Installiamo. Dopo aver sistemato le ruote andiamo sull'avantreno, mettiamo tipo A, i fianchi mettiamo sempre tipo A e il retrotreno tipo A e l'alettone mettiamo il tipo A che era più bellino, c'era il tipo B che mi piaceva meno, mi piaceva di più questo tipo A, un po' più grosso come situazione, perché era simpatico, mi piaceva di più. Ok, e la gabbia di sicurezza ovviamente quella serve necessaria. Ora, per il resto la livrea l'ho fatta io, ma la trovate nella vetrina se vi interessa, se no potete mettere una che volete voi tranquillamente. Negozio, andiamo a vedere nel negozio messo a punto cosa c'è da comprare per potenziare un po' quest'auto. Allora, le Sport 2 devono esserci, credo sia una dotazione, ma ci devono essere. Poi l'albero a camme ad alto sollevamento, l'aumento all'esaggio, non ho comprato tante cose. Chiaramente se comprate l'aumento corsa S, BL e pistone in titanio, ma soprattutto l'albero a camme ad alto sollevamento S, automaticamente comprando questo non comprerete quell'altro che vi viene in automatico, come avevo già detto in diversi video fa. Limitatore di potenza Zavorra a prescindere su tutte le auto, computer personalizzabile va preso, dopodiché prendiamo l'LSD personalizzabile per settare un po' il differenziale, di qua l'aumento corsa, il filtro dell'area da corsa insieme alla sua marmitta da corsa, uno dei due kit freni a scelta, le pastiglie dei freni, andiamo sotto e compriamo il controllo e bilanciamento freni e le sospensioni personalizzabili. In più prendiamo il rapporto marce da corsa personalizzabile. Ora, detto questo, dovremmo esserci. Tanto in Suprema avevo già fatto vedere quello che c'era da comprare, quindi passiamo ad altro. Andiamo a vedere il setup dell'auto. Una delle cose più fondamentali per portare quest'auto stabile a Tokyo. Allora, eccoci qua. Andiamo a vedere qui Tokyo Express, la nostra gara famosa da 825.000. Eccomi a buio, così vedete bene il setup senza che ci sia il mio faccione nel mezzo. Sport dure, poi questi sono i settaggi delle sospensioni, il differenziale, come dicevo prima. La deportanza è importante, ho messo 50 il minimo sull'anteriore e 2,50 il massimo sul posteriore per guardare, per avere un po' di più PP. 99 di potenza, 0 di zavorra e 100 di limitatore. 2,70 velocità massima con il rapporto marce con questi massimali qui. Mi sembra di aver cambiato forse o la sesta o la quinta o la quarta, un poco diciamo, se non ho, se ho cambiato qualcosa. Qui c'è quelle che abbiamo comprato, le cose che abbiamo comprato sono qui. Mi raccomando che il controllo e bilanciamento freni 5 tutto sul retrotreno.
poi il resto, come dicevo, quello che abbiamo comprato, né di più né di meno. Ok, riaccompaio così andiamo a vedere la strategia da usare in gara. Allora, facciamo partire la gara, eccoci qua. Il bello di quest'auto è che la possiamo sfruttare al 100%, quindi la mappatura Uro sempre, per tutta la gara. Le raccomandazioni per guadagnare il 50% di più dei crediti, stavolta non ve le dico, tanto le dico sempre, tutte le volte, comunque sono sempre le solite, non è che cambiano. L'unica cosa però vi dico che faremo un unico pit stop alla fine dell'8º giro, quindi sostanzialmente faremo un unico pit stop a differenza di altri che ne fanno due. Saltiamo subito alla fine del 4º giro, dove sono ancora secondo, ecco, per poco. Perché? Perché non sono riuscito a superare Gallo in maniera pulita durante i primi 4 giri. Quindi sfrutto il suo deficit, che, come dico io, che della sua doppia sosta per fare i box, e passo in testa e comincio a guadagnare secondi preziosi. Ora andiamo proprio a quando faccio io il pit stop. Infatti alla fine dell'8º giro, come accennavo appunto all'inizio, come vi dicevo prima, mi fermo anch'io, ma, e dico ma, faccio solo benzina, quindi niente cambio gomme, mi raccomando, le gomme le lascio stare, rifornisco il necessario per, come al solito, più un mezzo giro di sicurezza, infatti vedete, e faccio 4 giri e mezzo di carburante, proprio per avere la sicurezza di arrivare in fondo e più. Sostanzialmente da qui in poi non succede niente se non che praticamente arrivo a vincere la gara, e il bello è che proprio all'ultimo giro faccio il mio record personale, ovvero il mio best lap, come direbbe Johnny. Johnny? Is alright? Is right? E nulla, chiudiamo la gara in 26 e 37, 38, insomma poco più di 26 minuti e mezzo. E stampo un mio record personale con quest'auto di 208, come 208,7, 208,707, appunto all'ultimo giro. Quindi anche quest'auto stavolta, come dicevo qualche altra volta, predico bene e razzolo bene, 825.000 crediti, perfetto, meno male, ce l'ho fatta. E nulla ragazzi, anche questo video spero vi sia piaciuto e soprattutto spero vi sia stato di spunto e di aiuto anche per voi per guidare quest'auto in questo circuito di Tokyo e prendere gli 825.000 crediti. Ora, se volete potete lasciare un pollicione, potete iscrivervi al canale, però se vi iscrivete al canale vi ricordo la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se volete suggerire qualche auto, avete qualche dubbio, qualche cosa che non vi torna, nessun problema, scrivetemi nei commenti, sui canali social, su WhatsApp, nessun problema. Cercherò, come faccio sempre, di rispondere a tutti nei limiti del possibile, ovviamente. Ragazzi, grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da Sergionet.